grazie per essere qui. E ho qui con me il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e che ringrazio ovviamente, come ringrazio voi, e ovviamente chiedo a lui un saluto velocissimo. Ma semplicemente per darvi il benvenuto nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e ringraziarvi, insomma, che avete accolto l'invito di Lucca Film Festival e della Fondazione alla proiezione di stasera. Per noi è una conferma di un'anteprima che abbiamo già fatto in occasione della mostra che poco tempo fa abbiamo organizzato riguardo appunto all'artista Paolo Pellusini, che è l'oggetto o il tramite, forse sarebbe meglio dire, del racconto che fa Federico Romani e che ci è piaciuto tanto, e quindi proprio perché ci è piaciuto tanto, quando abbiamo discusso con Lucca Film Festival un po' l'organizzazione del nostro rapporto in occasione dell'edizione di quest'anno, tra le cose che abbiamo, a cui abbiamo dato la priorità era quello di riproporre, di proporre al pubblico di Lucca Film Festival il lavoro di questo giovane, quindi è un lavoro di un ragazzo di 20 anni, vedrete che è un lavoro molto maturo, quindi c'è una... Molto profondo. È molto profondo. Stasera scherzando gli dicevo, mentre insomma stavamo insieme prima di venire qui, che nell'atmosfera del documentario e nella tecnica narrativa mi ricordava Kurtz in Apocalypse Now, e insomma mi dice che ci ho colto quindi, quindi niente, quindi io non aggiungo altro, perché poi il resto lo dovrete vedere e farvene un'idea da voi stessi. Io ringrazio Lucca Film Festival che ha accettato, ha accolto positivamente questa proposta, e poi dopo, insomma, l'artista che ha realizzato il documentario e l'artista che è stato, lo spunto per realizzare questo racconto saranno con noi anche per qualche commento e qualche spiegazione. Grazie. Solo per dirvi che questo film ovviamente fa parte della sezione che è dedicata a Focus, a scoprire i talenti emergenti del territorio, e Federico sicuramente lo è, però in qualche modo mi piace pensare che sia anche in qualche modo un crossover con la sezione arte, cinema e musica diretta da Alessandro Romanini, che è lì, perché appunto si occupa anche dell'arte di Piero Pelosi, e devo dire che è un documentario molto profondo, molto toccante, che è anche molto in linea con la sensibilità del festival legato all'ambiente. Noi abbiamo un concorso dedicato all'ambiente e tutto lo spunto narrativo parte proprio da questa perdita, come vedrete, non vi spoilerò niente, che ha a che fare proprio con l'ambiente fin dall'inizio. E buona visione, ci vediamo dopo. Allora, banalmente direi, abbiamo capito la pulsione, la nascita di questa idea, chiaramente motivata dal trauma dell'incendio che ha lambito casa tua. Ci vuoi raccontare poi anche come hai trovato anche il modo anche l'energia per realizzare un documento così profondo rispetto alla perdita? Intanto buonasera a tutti. Prima di parlare del lavoro faccio dei ringraziamenti assolutamente dovuti a Lucca Film Festival e al presidente Nicola Borrelli per aver accettato con entusiasmo il documentario al festival, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e al presidente Andrea Palestini, e alla Fondazione Lucca e Sviluppo e al presidente Alberto Del Carlo per l'interessamento sempre dimostrato nei confronti del documentario, a Elena Cosimini e al Palazzo delle Esposizioni per averci nuovamente accolto in questo bellissimo auditorium, e alla pittrice Marzia Martelli per aver avvicinato il progetto alle fondazioni, e ai tecnici Luca e Emanuele per aver allestito la proiezione di stasera, e infine al team che mi ha accompagnato nella creazione di questo documentario: Martina Giordano e altre persone che purtroppo non sono riuscite a essere qui stasera: Anna Reichmeier, Marta Marchio, Teodora Manolacu, Chris Mazzoncini e Alexandros Mitros.
E naturalmente a Paolo per averci aperto le porte del suo mausoleo, ma non solo, direi della sua vita. Dunque, per rispondere alla domanda, direi che l'incendio di Massa Rosa è sicuramente uno dei motivi scatenanti del desiderio di raccontare questa sensazione in cui mi sono ritrovato nella perdita del bosco. La sensazione, secondo me, profondamente umana e radicata dentro l'essere umano di voler avere qualcosa, costruire qualcosa o rivendicare qualcosa per poter colmare una perdita. Quindi nei momenti in cui ho visto il bosco che da anni ormai vedevo fuori casa mia, da quando mi ero trasferito, raso al suolo, ho subito sentito l'impeto di costruire qualcosa non solo che lo potesse ricordare e celebrare, ma qualcosa che avesse anche un certo attributo magico, possiamo dire, nel desiderio di ricostruirlo, di sperare che possa nascere. E altri eventi che sono accaduti simultaneamente a questo, come la perdita di alcune persone che conoscevo, altre molto vicine a me, altre meno, che mi hanno fatto riflettere su cosa potesse rimanermi di queste persone che improvvisamente se ne sono andate e se quello che mi ricordo di loro, se gli oggetti che hanno lasciato sono veramente quello che rimarrà a me di loro o se è quello che ricordo, che ho vissuto assieme a loro. André Bazin, un grande critico, no? Parlava di complesso della mummia per cercare in qualche modo di esorcizzare la perdita tramite le opere d'arte, qualcosa che rimanga al di là di noi, in qualche modo nel migliore delle nostre rappresentazioni. E Paolo sicuramente è un artista che sulla perdita ha costruito tutto il suo percorso artistico, quindi qui le due cose in qualche modo le hai sposate, no? Esatto. Io ho la fortuna di conoscere Paolo sin da piccolo, come avete capito dal documentario. Che stava sotto... Sì, io abitavo al piano di sotto, esatto. al piano di sopra dell'attuale mausoleo e quindi per me Paolo era una visione ordinaria, lo vedevo sempre dal balcone di casa che scolpiva questo ferro, non si è mai fatto male, non l'ho mai visto sanguinare, non so come fa a scolpire questo ferro con le mani e con l'ascia. Quindi sì, mi ha sempre interessato come artista per il suo metodo. E poi anni dopo, al momento della realizzazione del documentario, rincontrarlo mi ha fatto capire quanto potesse sposarsi bene con il tema che volevo comunicare, di quanto Paolo riesce a mettere nelle sue opere una certa sensazione di assenza, di un passato che non c'è più, di un paradiso perduto, una bellezza che ormai è smarrita e che Paolo la vede in modo molto forse un po' triste, però non ne vede una rinascita. Il documentario invece si propone l'opposto, di cercare un modo di ricostruire o di rendere immortali quelle memorie delle belle cose che non ci sono più. Ecco, però appunto queste belle cose che non ci sono più nel tuo lavoro le trasformi proprio nella pittura che realizzi, no? Spesso mi viene chiesto come mai c'è così tanta morte nel tuo lavoro. Intanto io devo dire, se noi levassimo la morte dall'arte, Guernica sparirebbe, che per me è forse il quadro più importante del XX secolo. E poi artisti come Michelangelo non resterebbe quasi più niente. Di Bosch niente, no? Quindi è stato oggi forse meno del passato, però è il tema più affascinante, anche se anche i film che noi vediamo recentemente, io non ho la televisione
e di solito i film li vedo quando viaggio in aereo, mi vedo 3 o 4 film così. E stavo dicendo stasera che una volta nel film il bacio appassionato si vedeva quasi sempre, ora è sparito, ora si vede parecchia morte, no? Quindi è un tema che ci affascina, e poi ci sono anche eventi personali nella mia vita, e poi io ho passato gli 80 anni, e quando uno passa gli 80 anni è un gradino psicologico molto duro da superare, perché fino agli 80 anni la morte è un timore per noi. Passati gli 80 anni non è più un timore, diventa una presenza, no? Io ce l'ho qui, io me la porto sempre dietro, ce l'ho qui alla mia sinistra, un po' indietro, no? È qui, la sento, e quindi ecco perché. Però come dicevi te, è diventato per me questa idea della morte, l'ho detto anche nel documentario, un gioco, quindi è diventata una maniera per creare delle cose che siano vive, no? E spero di aver risposto alla tua domanda. Certo, gli faccio complimenti a Paolo perché le sue opere sono bellissime e molto evocative, e poi trovo veramente geniale l'idea del mausoleo per sopravvivere a tutto quello che circonda il passare del tempo, anche legalmente parlando, come te giustamente hai individuato. Il mausoleo è un'opzione molto... Come ti è venuta in mente questa cosa del mausoleo? Ma l'idea del mausoleo mi è venuta in mente prima perché ormai la mia casa è anche fuori della casa, è piena di quadri e di sculture, mi è rimasto molto poco spazio personale, però l'idea di chiamarla museo è un'idea troppo presuntuosa, non mi piaceva l'idea. Invece quella del mausoleo mi piaceva di più, ma è anche una difesa, no? Perché Esatto. se fra 10-20 anni i miei nipotini, a cui voglio molto bene, decidono di vendere o di trasformare lo spazio in un affittacamere, se c'è la salma è assai più difficile farlo, no? Molto più difficile, molto più. Un'ottima ispirazione per tutti noi. Federico, sì, mi ricollega a quello che ha detto Paolo. È un meccanismo di difesa quello del mausoleo. Mi affascinava quest'idea di come l'artista in qualche modo potesse avere questa capacità che non tutti gli umani hanno, di appunto costruire qualcosa che potesse rimanere nel tempo, ma non solo, che la creazione stessa, che vuole essere la misura di sicurezza, ha una vita anch'essa, perché le opere, a parte che si deteriorano, come ha detto Paolo, possono essere vendute, può essere sgomberato il mausoleo. E il documentario in qualche modo vuole anche ritrarre questo aspetto, infatti non nasconde ad esempio il processo di creazione stesso del documentario. Vediamo il team, vediamo la crew che c'è dietro alle riprese, un po' come a provare a continuare questo, tra virgolette, gioco, un po' come il mausoleo di Paolo potrebbe essere il modo per continuare la sua memoria, potrà il documentario essere la memoria sia di chi lo ha realizzato, noi e gli altri, ma anche di questo periodo, del periodo in cui abbiamo deciso di realizzarlo. Sì. Mi viene da chiederti le influenze cinematografiche che ti hanno spinto a questo tipo di regia, a questo tipo di approccio? Beh, dunque, questo è un documentario ispirato sia nella sua struttura, sia anche un po' a voler imitare quelli che sono i documentari degli anni '80. Werner Herzog, ad esempio, ha molto ispirato questo
stile estetico, con questa immagine 4/3 e comunque è stata applicata questa grana che ricorda molto il cinema di quel tempo, ma in realtà il documentario è un esperimento di fusione di alcune influenze differenti: Werner Herzog, lo stile narrativo di Agnes Varda, ovvero molto anche informale e colloquiale, però allo stesso tempo poetico, che si spinge a una narrazione poetica. E poi ho preso un po' di oscurità da Lars von Trier, che è un regista che esteticamente mi affascina, ha un immaginario importante, è molto individuabile, ad esempio nella sequenza in bianco e nero dello slow motion estremo. Ci riferiamo a film, quasi tutti i suoi film c'è questo slow motion molto intenso. La sequenza del fiume, Werner Herzog, la Sì, risalita del fiume, assolutamente, Agir furore di Dio, Fitzgerald. esatto. Ma anche Apocalypse Now, come diceva Apocalypse Now, Conrad, quello, ovviamente, Cuore di Tenebre, no? fuori dal mio Chiaramente, controllo, oltre che Milton, certo. perché il certo. fiume era molto, come ti aspetteresti il fiume della morte, se posso dire, cioè molto cupo e tetro. Bravo. Paolo, se mi posso permettere di chiederti a cosa stai lavorando ora? Ora sto lavorando su dei quadri che sono dei notturni. È difficile parlarne se non si vedono, però sono dei notturni, dei paesaggi ispirati ai nostri luoghi, no? Ai miei luoghi particolari, il Padule, le colline, le Apuane, il mare, che sono posti meravigliosi, bellissimi. Però ho levato l'autostrada, le cave, le macchine, gli edifici e poi anche l'uomo, no? Quindi sono questi paesaggi idillici, belli, io credo, però sono dei notturni, malinconici, no? Di quella malinconia di chi sta a malavoglia andando verso il buio. Beh. Però insomma te interpreti il buio in maniera molto luminosa, con quei raggi Sì, all'orizzonte che metti. Infatti una cosa che volevo dire è che l'essenza del lavoro non è il buio ma è la luce su cui io sto lavorando e cerco di, in qualche maniera, diventare la protagonista di queste cose scure. Dici qualcosa sui materiali che usi? Ma nella pittura io uso molto il bitume. Il bitume che io ogni tanto vado a trovare i miei a New York e allora mi compro un barattolo di bitume, lo metto nella valigia ed è diverso da quello nostrano che è più vicino alla vernice. Invece questo è contaminato, c'ha delle scorie, allora se avete visto anche lì c'è da questo effetto di materico che non potrei ottenere con altri materiali. E poi continuo a scolpire e le mie sculture sono, come avete visto, fatte con materiali di recupero, tagliate quasi sempre con l'accetta, quindi in maniera molto diretta. E i due lavori sono molto diversi, sono gli opposti, anzi, no? La pittura ci vogliono dei mesi magari per fare un quadro ed è molto cerebrale, invece la scultura è più animale, no? Più diretta, però sono due aspetti dello stesso individuo, no? E stanno bene insieme, c'è questa simbiosi fra le due, anche se
sono fatte completamente a parte senza cercare di metterle insieme. Io chiederei a voi se avete qualche domanda, qualcosa da chiedere al nostro regista, al nostro artista. Non siate timidi. Qualcuno? Qualcuno che rompe? Andrea, sei in prima fila. Solo perché sei in prima. No, te hai già dato, effettivamente, hai già dato. Ma Romanini, invece stai lì sornione, visto che te la becchi. Dai. No, vabbè, lui è uno studente che mi sembra di inserire. Ah, il tuo studente? Ah, beh. Non volevo È infierire. uno dei migliori. Eh? È uno dei migliori. No, cioè, visto il risultato mi sembra... No, io credo che allora interessante perché insomma a un certo punto si inserisce anche in una linea, come diceva anche prima Nicola, anche della documentazione artistica, no? Non tradizionalmente un documentario d'arte, ma diciamo, prima mi parlavi di un esperimento, il prossimo, come abbiamo chiesto al maestro, il prossimo, raccontaci un po' anche questo nuovo percorso e in che modo si lega a questo, perché già qui il nuovo percorso mi ha anticipato che è legato, il nuovo film, insomma il nuovo prodotto è legato a un'operazione diciamo di cinema sperimentale, forse è più corretto, no? Diciamo qualcosa è iniziato anche qua, cioè perché vedo un po' di sperimentazione estetica che hai già anticipato te, quindi non completamente narrativo, e il prossimo così ci lasciamo prima della buonanotte con un'anticipazione. Beh sì, direi che col documentario ho iniziato un po' un processo anche biografico nella costruzione delle opere. Mi sono affiancato a Paolo come coprotagonista, nonostante lui sia il protagonista. È interessante vedere il rapporto che c'è tra come viene trattato il tema dal mio e dal suo punto di vista, essendo noi di due età differenti e di due periodi differenti, presumibilmente con visioni differenti. E il mio prossimo lavoro, che è quasi concluso, si chiama Within ed è si potrebbe dire un video sperimentale che tratta il tema dell'ansia nelle relazioni sociali e tratta quanto le emozioni possono avere degli effetti fisici sul corpo. Spero che possa farvelo vedere presto. E noi saremo molto contenti di portarlo al nostro Molto prossimo volentieri. festival, ovviamente. Grazie, sì, volentieri. Lo sai, cioè, sei già prenotato. Se non ci sono altre domande, osservazioni, interventi dal pubblico, se no ringrazio tutti voi e penso che comunque alla fine di tutto questo una certezza l'abbiamo, cioè che il tuo lavoro e il lavoro di Paolo da artista, da grande artista, e il tuo lavoro da giovanissimo artista, e le emozioni che il vostro lavoro crea è qualcosa che rimane. È qualcosa che rimane e forse magari più di quanto tutti noi ci possiamo aspettare o sperare. Chi lo sa. E ringrazio ovviamente Andrea Palestini, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Elena che mi supporta, e voi tutti, buonanotte. Grazie a tutti.